Nelle ultime 3 stagioni, l'Inter è arrivata in finale di Champions per 2 volte e le ha perse entrambe. È arrivato il momento di cambiare tutto. È l'Inter, ma stavolta solo italiani. Niente stranieri, niente scorciatoie. Solo talento azzurro per riportare a Milano la coppa più importante di tutte, la Champions League. Ce la faremo oppure crolleremo sotto il peso di questa sfida? Oggi parte il rebuild più patriottico di sempre. E sì, sarà un viaggio folle. Riuscirà quest'uomo a uscire vincitore da questa sfida? Non ci resta che scoprirlo. Le regole sono semplici, possiamo usare solo giocatori italiani, costruendo un Inter tutta azzurra. L'obiettivo? Vincere la Champions League entro un massimo di 5 stagioni. Se falliremo, la sfida è persa e ogni scelta di mercato sarà decisiva. Se vuoi altri video di Rebuild Challenge come questo, iscriviti subito al canale e lascia un like. Supporta la serie per nuove sfide ancora più epiche. Per prima cosa, Kivu sembra voler riproporre il modulo che da anni caratterizza le partite dell'Inter. Quindi lo utilizzeremo anche noi di conseguenza. Questa è la rosa a disposizione, ma penso che tutti la conosciate. Quindi non ci perdiamo troppo tempo e passiamo subito all'azione. L'obiettivo di questa prima stagione è liberarsi di quanti più stranieri possibile. Ma prima di cominciare con il mercato c'è da richiamare Sebastiano Esposito dal prestito all'Empoli, visto che potrebbe essere pronto a giocare qualche partita in prima squadra. Il fratello minore, Francesco Pio, invece è ancora meno maturo, quindi un anno in prestito non potrà che fargli bene. Il primo a lasciare la squadra è Jan Sommer. Il portiere svizzero si unisce alla Juventus, che ci paga anche bene, considerando l'età dell'ex nerazzurro. Il secondo a lasciarci invece è Marcus Thuram. Il francese viene acquistato dall'Arsenal per poco più di 78 milioni di euro. Ho provato a salire oltre gli 80, ma non c'è stato nulla da fare. Alla fine, comunque, non sono pochi per un giocatore preso a parametro zero. Il nostro primo acquisto per questa Inter tutta italiana è Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, che arriva a Milano per 50 milioni di euro. Un investimento importante perché sarà lui l'uomo scelto per difendere i pali nerazzurri in questa nuova era. Pochi giorni dopo portiamo a casa anche Mulattieri dal Sassuolo, inserendo Joaquin Correa più un piccolo conguaglio da 45.000 euro. Dall'altra parte iniziamo a fare spazio. Benjamin Pavard viene ceduto a Real Madrid per 54 milioni e mezzo, un'altra cessione importante che ci permette di fare cassa. Per sostituirlo decidiamo di puntare su Alessio Romagnoli, acquistato dalla Lazio per 34 milioni e mezzo, un innesto solito per la nostra difesa tutta azzurra. Continuiamo con le cessioni. Dumfries vola al Brighton per quasi 54 milioni e per rimpiazzarlo riportiamo a casa Raul Bellanova, che torna all'Inter dall'Atalanta per 21 milioni. Serve ordine anche in mezzo al campo, così cediamo Slani a Lione per quasi 11 milioni, sostituendolo con un colpo mirato Samuele Ricci dal Torino, preso per 31 milioni, un investimento importante per costruire il centrocampo del futuro. Intanto un altro centrocampista lascia Milano, o meglio lascia l'Inter. Mkhitaryan va al Milan per 17 milioni e al suo posto arriva Giovanni Fabian dal Bologna. Operazione da 3 milioni e mezzo più il cartellino di Darmian. Lo scambio di Darmian ci lascia senza un esterno destro e per coprire la posizione prendiamo Del Prato dal Parma per 10 milioni e mezzo, aggiungendo un altro tassello alla nostra difesa. Poi arriva un'altra cessione, De Vrij si unisce al Galatasaray per 24 milioni e mezzo, ma il vero colpo di scena è la partenza del nostro capitano. Lautaro Martinez vola al Paris Saint-Germain per oltre 178 milioni di euro, una cifra mostruosa che ci permette di ripartire con un tesoretto importante per il futuro. In parallelo vendiamo anche Valentin Carboni in Arabia Saudita per quasi 7 milioni e Bissek all'Atalanta per 13 milioni, sostituendolo con 2 giovani italiani, Comuzzo preso per 7 milioni e Chiaro Dia per circa 2 milioni e mezzo. Il nostro mercato si chiude così, con quasi 600 milioni incassati e solo 177 spesi. Una strategia chiara: in questa prima stagione faremo il possibile con ciò che abbiamo, ma sarà dalla seconda che ci muoveremo davvero per costruire un'Inter italiana capace di vincere la Champions League. Quindi per ora lavoreremo con questa rosa. Restano ancora alcuni stranieri che non hanno ricevuto offerte e onestamente non credo che con questi elementi potremo arrivare in finale di Champions, ma per adesso possiamo quindi accettare questa situazione. Vi lascio con il sorteggio del girone di Champions, che in questo primo anno è lo stesso dell'Inter reale, e ci vediamo tra qualche secondo per il recap della stagione. Il campionato viene vinto dal Milan con 88 punti, mentre noi fatichiamo molto e chiudiamo in terza posizione. Direi comunque accettabile, considerando la rosa con cui abbiamo affrontato questa stagione, il cui obiettivo era confermare la qualificazione in Champions. In compenso portiamo a casa la Supercoppa italiana, battendo il Milan in finale per 3-2 e conquistiamo anche la Coppa Italia, superando la Lazio con lo stesso risultato. Ora però veniamo al punto centrale di questa rebuild, la Champions League. Durante la fase a gironi abbiamo faticato a imporci, riuscendo a qualificarci solo per i playoff. Ai playoff siamo stati sorteggiati contro l'Atletico Madrid, che dopo il 2-2 di San Siro ha trionfato al ritorno per 2-1, eliminandoci così dalla competizione. Passiamo ora a un piccolo recap delle prestazioni dei nostri. Vicario si è confermato un ottimo portiere, salvandoci in diverse occasioni e aumentando la sua valutazione fino a 86. Bellanova ha giocato discretamente bene da titolare, con 5 reti e un assist, mentre Del Prato ha faticato decisamente di più e dovrà alzare il livello. Barella ha confermato il suo ruolo centrale nel progetto, con 55 presenze, 6 reti e 13 assist, ma la vera sorpresa è stata Frattesi, autore di 17 reti e 7 assist
assist in 56 presenze da trequartista. Mulattieri ed Esposito hanno giocato poco, con Taremi e Arnautovic sempre titolari, ma già dalla prossima stagione avranno più spazio, visto che l'obiettivo sarà vendere gli ultimi stranieri rimasti in rosa. La seconda stagione della nostra rebuild inizia subito con una cessione. Francesco Acerbi viene venduto all'Aston Villa per 10 milioni, liberando un posto in difesa. Al suo posto scegliamo un uomo di esperienza ma decisamente più giovane, Gianluca Mancini della Roma, che arriva a Milano per poco più di 34 milioni. Ma il vero salto di qualità per la nostra difesa arriva con Alessandro Bongiorno, acquistato dal Napoli per 51 milioni e mezzo. Un colpo importante che alza subito il livello del nostro reparto arretrato. Pochi giorni dopo vendiamo Joseph Martinez al Galatasaray per quasi 11 milioni e come secondo portiere acquistiamo dal Palermo un giovane promettente, Sebastiano De Planche, pagato 7 milioni. Dopo una settimana arriva un'altra uscita. Carlos Augusto passa all'Atalanta per quasi 39 milioni e come riserva di Di Marco portiamo a casa Ruggeri dalla Lazio per 25 milioni e mezzo. Subito dopo cediamo Zielinski al PSG per 32 milioni e mezzo, sostituendolo con un giovane di grande prospettiva, Matteo Prato del Cagliari, pagato 13 milioni, pronto a crescere nella nostra mediana azzurra. Al Galatasaray vendiamo anche Taremi per 19 milioni e al suo posto mettiamo a segno il secondo grande colpo di questo mercato, Moise Kean, acquistato dalla Fiorentina per 57 milioni, pronto a guidare il nostro attacco italiano. A metà agosto arriva un'altra cessione pesante. Çalhanoğlu passa alla Real Sociedad per 48 milioni e mezzo, ma questa operazione ci permette di chiudere il colpo che tutti stavamo aspettando. Forse farà arrabbiare qualcuno, ma non potevamo ignorare Sandro Tonali, che riportiamo in Italia dal Newcastle per 111 milioni, più un giovane della primavera come contropartita. È la ciliegina sulla torta di questo mercato e nelle ultime 2 settimane si completano anche le uscite minori. Palacios, Buchanan, Zigno e Satriano lasciano il club, portando altri 24 milioni nelle nostre casse. Vi lascio anche in questo caso con il sorteggio del girone di Champions, che per questa stagione è tutt'altro che semplice, con Bayern Monaco, Chelsea e Newcastle come avversari e solo il Ferencváros come squadra più abbordabile. Ci sentiamo tra qualche secondo, direttamente a fine stagione. E quest'anno, dopo aver alzato il livello della rosa, abbiamo alzato anche il livello delle prestazioni. Serie A vinta con autorità, 95 punti totali contro gli 84 della Juventus, che chiude al secondo posto. Ci confermiamo anche in Supercoppa Italiana, battendo ai rigori la Lazio dopo 120 minuti equilibrati e chiusi sul 2-2. In Coppa Italia invece usciamo ai quarti di finale, sconfitti dalla Juventus per 1-0. Mentre scorrono le immagini del ritorno degli ottavi, vi racconto il girone di Champions. Nonostante un sorteggio complicato, riusciamo a stupire tutti e a qualificarci direttamente per gli ottavi di finale. Qui, ancora una volta, peschiamo l'Atletico Madrid. All'andata al Metropolitano finisce 2-2, ma al ritorno subiamo un amaro 1-0, con Barella che sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita a metà primo tempo. Un miglioramento c'è stato, ma se vogliamo davvero puntare alla Champions League, dobbiamo alzare ancora il nostro livello. Passiamo ora ai nostri ragazzi. Di Marco è stato uno dei migliori della stagione, con 15 gol e 5 assist in 51 presenze. Tonali ha dimostrato di valere ogni centesimo speso, contribuendo con 6 reti e 3 assist, mantenendo sempre un rendimento costante, aiutato dal solito Barella che, rigore a parte, ha giocato ad altissimi livelli, 11 gol segnati e 15 assist per i compagni. Anche Kean ha confermato di valere l'investimento, mantenendo una media di quasi un gol ogni 2 partite, sempre con prestazioni di alto livello. Mulattieri, con più spazio a disposizione, ha collezionato 40 presenze e ha segnato lo stesso numero gol di Kean, pur giocando meno, migliorando di 4 punti l'overall e portandosi a quota 78. Sebastiano Esposito ha giocato 20 partite ma ha segnato poco, mentre il fratello ha trovato spazio in 12 occasioni, segnando però 6 reti, candidandosi così a protagonista anche per il futuro di questa Inter tutta italiana. La terza stagione del nostro rebuild inizia con una grande novità. La rosa è finalmente composta da soli giocatori italiani, dopo che l'ultimo straniero senza offerte si è svincolato. Questo significa che il nostro mercato sarà meno movimentato, ma ancora più mirato. Per prima cosa decidiamo di sacrificare Gianluca Mancini. L'offerta del Milan, quasi 50 milioni, è troppo alta per essere rifiutata e ci permette di fare un ulteriore salto di qualità in difesa, perché con quei soldi, e aggiungendo qualcosa in più, investiamo oltre 53 milioni per acquistare dall'Arsenal Giorgio Scalvini, un colpo pesante che rinforza ulteriormente la nostra retroguardia e alza il livello della squadra in vista dell'assalto alla Champions League. Negli ultimi giorni di mercato cediamo anche Chiaro D al Paris FC, ma questa volta decidiamo di non sostituirlo sul mercato, dando fiducia ai nostri giovani. Sarà Fontanarosa, direttamente dalla primavera, ad avere l'occasione di ritagliarsi spazio in prima squadra durante la stagione. Il mercato della terza stagione si chiude così, senza stravolgimenti, ma con un innesto fondamentale per il nostro progetto. L'obiettivo ora è chiaro: portare questa Inter tutta italiana sul tetto d'Europa. Questa è la nostra rosa al momento, così possiamo apprezzare i titolari e la crescita di tutti i giocatori. Vediamo cosa riusciremo a fare in questa stagione. Ci sentiamo tra pochissimo.
Eccoci a fine stagione, anche in questo campionato riusciamo a vincere, ma è stato quasi un miracolo. Fino alla penultima giornata eravamo secondi, ma la Juventus ha perso, permettendoci di effettuare il sorpasso e difendere il primo posto nell'ultima giornata. In Supercoppa italiana siamo stati eliminati subito, perdendo in semifinale rigori contro il Genoa, direi abbastanza imbarazzante. Ma i rigori ci hanno invece regalato la Coppa Italia, vinta nel derby in finale. In Champions League ce la siamo cavata decisamente bene, chiudendo il girone nelle prime 8 posizioni e accedendo direttamente agli ottavi, dove abbiamo affrontato il Manchester United. All'andata abbiamo dominato in casa loro, vincendo per 3-0, mentre al ritorno abbiamo pareggiato 1-1, quanto bastava per accedere ai quarti di finale. Qui però abbiamo trovato l'altra squadra di Manchester, il City si è dimostrato troppo forte per noi, vincendo entrambe le partite e passando alle semifinali con un complessivo 3-0. In questa stagione Vicario è stato uno dei protagonisti, con 17 porte inviolate e una media voto superiore al 7. Ma parliamo anche delle delusioni. Del Prato continua a non ingranare e nelle sue 43 presenze ha offerto prestazioni deludenti, pur segnando un gol e servendo un assist. Anche Sebastiano Esposito ha faticato, con 19 presenze e solo 5 reti segnate, mentre il fratello, pur giocando meno, è riuscito a fare una rete in più. Diciamo che c'è ancora spazio per migliorare, ma il progetto prosegue e la nostra Inter italiana continua a crescere, stagione dopo stagione. Il mercato della quarta stagione si apre con una cessione che potrebbe far discutere. Sebastiano Esposito lascia l'Inter e si unisce al Monaco per 12 milioni e mezzo, un'uscita importante, ma necessaria, vista la ridotta disponibilità di spazio e le prestazioni non sempre brillanti. Ma non è l'unico a salutarci. Giovanni Fabian non è cresciuto quanto ci aspettavamo, e così parte anche lui, direzione Osasuna. Per sostituire il trequartista decidiamo di puntare su un giovane di grande prospettiva. Offriamo 25 milioni all'Udinese per Simone Pafundi. Loro accettano e noi accogliamo in squadra un ragazzo promettente, pronto a ritagliarsi spazio in questa Inter tutta italiana. Troviamo un acquirente anche per Del Prato, che si trasferisce all'Atalanta per circa 15 milioni. Per sostituirlo acquistiamo da Lugano Mattia Zanotti, pagato 30 milioni. Una cifra importante, ma gli svizzeri non volevano privarsi facilmente di uno dei loro migliori giocatori. Infine cediamo Fontanarosa al Levante per circa 3 milioni e per completare la batteria dei difensori centrali preleviamo dal Parma Giovanni Leoni per poco meno di 5 milioni. Ma il vero colpo di questo mercato arriva solo alla fine. Con 40 milioni ci aggiudichiamo Matteo Reteghi, prelevato dal Wolfsburg. Sarà lui, insieme a Moise Kean, a costituire la nostra coppia d'attacco, pronta a guidarci verso l'obiettivo finale, portare questa Inter tutta italiana a conquistare la Champions League. E si parte con un girone impegnativo. Ora è il momento di mostrare la nostra maturità. L'obiettivo è passare il turno senza se e senza ma, possibilmente evitando anche i playoff. Vi sorprendo subito, semifinale di ritorno di Champions League contro Real Madrid. All'andata a San Siro abbiamo vinto 2-0, ora dobbiamo difendere questo vantaggio al Bernabeu. Dopo appena 5 minuti Vinicius impegna Vicario che blocca in 2 tempi, ma al 20° Mbappé viene lasciato troppo libero in area e segna dagli 11 metri, riaprendo tutto. Reaggiamo subito, Kean viene servito e una volta in area calcia, ma colpisce in pieno alla traversa e il risultato resta sull'1-0. Poco dopo un'azione simile a quella del vantaggio porta al 2-0 di Rodrigo, che riporta la sfida in parità nel doppio confronto. Serve una scossa e al 62° Belanova trova un cross perfetto. Frattesi fa la sponda trovando Reteghi, che al volo segna un gol pesantissimo, riportandoci avanti nel doppio confronto. All'80° Mbappé riceve palla, in corsa imprendibile per i nostri, e una volta in area fulmina Vicario pareggiando nuovamente il punteggio complessivo. Sembra fatta per i supplementari, ma a 4 minuti dalla fine ancora Frattesi con una sponda trova Kean in area, che lavora il pallone e serve Reteghi. Tiro secco ingolato che batte il portiere e ci riporta in vantaggio con solo 5 minuti da giocare. È finita, siamo in finale di Champions League dopo una partita da pazzi. Giochiamo le ultime partite della stagione e vediamo come sono andate le competizioni nazionali. Non poteva esserci sconfitta più dolce di questa. Vi hanno dato tutto, volevano la finale, l'hanno conquistata. Possono tirare un attimo il fiato per recuperare l'energia e prepararsi al meglio per la partita che potrebbe segnare un'intera stagione, La Serie A sfuma per un solo punto con la Juventus che vince il campionato, ma ci prendiamo una piccola rivincita in Supercoppa italiana, battendo proprio la Juve per 2-1, portando a casa il trofeo. In Coppa Italia invece arriva un'altra eliminazione precoce ai quarti, sconfitti ai rigori dalla Roma. Ma ora conta solo una cosa, la finale di Champions League. In finale ritroviamo il Manchester City, la squadra che l'anno scorso ci aveva eliminati ai quarti. La loro rosa è impressionante, con De Bruyne, Valverde e Pedri a centrocampo. Possono addirittura permettersi di tenere in panchina un giocatore come De Jong, oltre al fatto che ovviamente hanno Haaland in attacco. La tattica che utilizzano è il tiki-taka ed in fase difensiva preferiscono il pressing aggressivo per recuperare velocemente il pallone. Noi schieriamo il nostro 11 migliore, pronti a tutto per portare a casa la Coppa. Siamo giunti alla resa dei conti per questa edizione della Champions League. Chi alzerà al cielo la Coppa dalle grandi orecchie? Si accendono i riflettori ad Old Trafford per il match che sta dunque per avere inizio.
Siamo noi a dare il calcio all'inizio, ma la prima azione pericolosa è del City. Haaland riceve calcio dal limite, per fortuna il tiro viene deviato e finisce sul fondo per il calcio d'angolo. Recuperato il pallone dopo il corner ci buttiamo in contropiede. Il cross non viene raccolto da Ken, ma dalla parte opposta arriva Bellanova che scarica per Barella. Il tiro del centrocampista è però centrale e facile preda di Chevalier. Da quel momento si scatena il City. Echeverri si libera e prova a giro dal limite dell'area. Vicario attento e ci mette i guantoni. Allora ci prova Pedri, penetra in area e prova il tiro. Vicario scendo tocca quel tanto che basta per deviare sul palo e poi se la ritrova tra le braccia. Al 39esimo Frattesi inventa un passaggio illuminante per Ken che taglia completamente il campo. L'attaccante controlla e poi scarica il tiro che si spegne a rete alle spalle del portiere. Siamo in vantaggio, anche a sorpresa si potrebbe dire. Nel finale primo tempo ci prova nuovamente Echeverri a giro, ma stavolta la conclusione non c'entra allo specchio della porta ed il primo tempo si conclude con la nostra squadra avanti nel punteggio. La seconda frazione si apre invece con un'altra occasione per il pareggio del City. Valverde ci prova, ma trova la risposta attenta di Vicario. Ma sul calcio d'angolo che ne consegue, Guardiola stacca più in alto di bastoni e il colpo di testa centra l'angolino, evitando anche il tentativo sulla linea di Barella. Una decina di minuti più tardi proviamo a riportarci in avanti in contropiede. Frattesi appoggia in mezzo e sulla palla arriva Retegui, che calcia di prima intenzione, bravissimo Chevalier a deviare in angolo. Non passa molto tempo che abbiamo una nuova occasione in contropiede. Bellanova scappa via sulla destra ed alza un pallone dolcissimo sul secondo palo, dove arriva Di Marco. Da 2 passi è facilissimo per lui colpire di testa e riportarci nuovamente in vantaggio. Un gol da un uomo chiave, nonché interista fino al midollo. Nel recupero avremo anche la chance di chiuderla definitivamente, ma questa volta il tiro di Di Marco ha trovato l'opposizione in Chevalier che gli ha negato la doppietta. Ma questa è stata anche l'ultima azione, non c'è più tempo e l'Inter torna campione d'Europa, e questa volta con una rosa composta solamente da giocatori italiani che hanno compiuto questo miracolo tutti insieme, con la ciliegina sulla torta che è stata il gol di Federico Di Marco, prodotto della primavera della squadra nerazzurra. La grafica conferma, siamo ufficialmente campioni d'Europa. Prima di salutarci diamo un'ultima occhiata ai protagonisti di questa stagione. Vicario mantiene la porta inviolata in 11 occasioni, ma impressionano i suoi 7 assist, un dato assurdo per un portiere. Di Marco vive una stagione straordinaria, con 18 reti, tra cui la più importante di tutte, e 15 assist. Bastoni gioca quasi tutte le partite con un gol e un assist, mentre Barella, pur sempre presente, gioca con meno qualità rispetto alle scorse stagioni. Tonali sale di livello, contribuendo con 7 gol e 4 assist, ma il migliore a centrocampo è Frattesi, 55 partite, 15 gol e 19 assist, con una media superiore al 7. In attacco Ken segna 24 reti con 9 assist, mentre il nuovo arrivato Retegui segna 27 reti con 10 partite meno giocate rispetto al compagno. Anche Mulattieri e Pio Esposito contribuiscono, 7 e 10 gol nelle loro 17 presenze. È stata una cavalcata incredibile, divertente e piena di soddisfazioni, e sono contento di aver portato questo contenuto. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi! Did you know